Allora, in questo video voglio mostrarti qualcosa di straordinario. Non te ne voglio soltanto parlare, voglio proprio farti entrare in questo mood sul come creare un business, esattamente come cresce una pianta, come cresce un albero, come cresce e si auto-organizza un sistema complesso. Per chi non mi conoscesse, io sono Lorenzo e sono prima di tutto un imprenditore e un growth strategist, consulente e formatore nel campo del modello del regenerative business e della blue economy. Innanzitutto, che cosa è un business? Un business è un sistema complesso. Un sistema complesso è un sistema che si relaziona costantemente, che si interconnette con una miriade di altri sistemi, con altre interconnessioni di elementi che permettono proprio che cosa? La sua auto-organizzazione, cioè la sua crescita. Ogni sistema complesso quindi è composto da interconnessioni, da elementi e soprattutto da un obiettivo e una funzione. Perché soprattutto? Perché è l'obiettivo e la funzione che determina in larga parte il comportamento del sistema stesso. Anzi, a dire il vero, è la struttura stessa del sistema complesso che crea esso stesso il suo comportamento. I sistemi complessi ci affascinano enormemente. Non è questo il video dove vi parlerò proprio dei sistemi, ma forse non lo sai, ma anche tu stesso, tu stessa sei un sistema complesso. Ed ecco quindi che un business, che è un sistema complesso, è molto simile a noi. È molto simile a noi, è molto simile a una pianta, è molto simile a un animale o qualsiasi altro sistema complesso. In particolare è un sistema complesso che viene in qualche modo acceso da noi e quindi ovviamente forse è più simile a un essere umano magari che a un battere o a un fungo. Ma andiamo al punto. Come si fa a crescere un business come una pianta? Beh, innanzitutto iniziando a comprendere che un business non dipende da noi, non siamo noi i creatori del business. Noi possiamo essere quelle persone che accendono la scintilla di questo bellissimo sistema complesso che poi cresce e si evolve. Ma in realtà noi come progettisti, designer e soprattutto imprenditori e imprenditrici abbiamo un ruolo fondamentale, quello di creare i presupposti, l'ambiente ideale in cui tutti quanti i flussi e quindi la vita nasce e si evolve. Quindi un business è esattamente come una pianta, è come un fuoco, è come un bambino che nasce. Quando un bambino nasce, nelle prime fasi di nascita, il bambino, la bambina avrà bisogno di tantissime cure. È come se il business fosse un qualcosa che viene direttamente da noi, ma non è così. Il business è come un figlio e una figlia, quindi il figlio e la figlia non sono nostri, non siamo noi. Il figlio e la figlia sono degli esseri viventi che hanno un obiettivo diverso dal nostro, per quanto possano essere simili a noi, ma non saranno mai noi. E la stessa cosa è un business. Noi creiamo i presupposti in cui il bambino nasce, facciamo l'amore con una donna o con un uomo e nascono dei figli. Quindi noi creiamo i presupposti, non ci mettiamo lì e li modelliamo, avvengono perché creiamo i presupposti in cui questi figli nascono. Ma poi bisogna anche creare i presupposti perché questi figli crescano bene e quindi serve amore, serve dedizione. E nella prima fase iniziale di un business, come appunto curiamo una pianta, un albero, quindi è ancora un piccolissimo seme, il seme avrà bisogno di molte più cure rispetto a una sequoia alta 100 metri o una bellissima quercia gigante. Ecco quindi che all'inizio dovremo mettere tantissime energie, perché noi vogliamo che il business, soprattutto per chi pensa in modalità di sostenibilità, quindi che abbia una prosecuzione proprio nel lungo periodo, che abbia successo nel lungo periodo, abbiamo bisogno che all'inizio mettiamo tanta energia. Ecco perché tante persone non riescono nel loro business, perché lasciano prima di riuscirci. All'inizio bisogna metterci tanta energia in un business per fare in modo che accada. Sono pochissime le persone che hanno successo fin dall'inizio in un business e molte volte nemmeno lo sanno perché funziona. E spesso funziona perché sono riuscite a cogliere, molto spesso per fortuna, ma anche per talento naturale, dei desideri che erano latenti in un pubblico, nella clientela, attraverso cosa? Un prodotto. Sono riusciti a esaudire quei desideri o quelle esigenze tramite un prodotto e quindi a canalizzare un flusso che già desiderava quel prodotto, che aveva già un problema ma non c'era una soluzione per loro. Ma poi cosa succede? Che una volta finito che quel problema è stato in qualche modo estinto, anche grazie magari al tuo prodotto, che la tua azienda non funziona più.
E quindi è lì che diventi imprenditore e imprenditrice, perché devi creare intorno, non ai tuoi prodotti, ma soprattutto a chi sei, ai tuoi valori, a tutto quanto il resto, creando relazioni, perché sei un sistema complesso, bisogna creare un ecosistema, un sistema complesso che appunto funzioni in maniera autonoma e non soprattutto grazie a te. Ecco quindi che quel semino all'inizio dove avevo messo tantissima energia, piano piano cresce, diventa una piantina un pochino più grande, avrà bisogno magari di un po' meno cure, dovremo andarci a mettere l'acqua un po' meno spesso e comincerà soprattutto ad essere autonoma. Comincerà ad auto-organizzarsi. Utilizzo queste parole proprio appositamente perché è importante conoscere il mondo che si sta affacciando a noi, che è il mondo appunto della complessità. E la parola auto-organizzazione fa proprio parte di questo mondo. La parola auto-organizzazione significa evoluzione, crescita. Un sistema che si auto-organizza è un sistema che cresce. Quindi dal seme diventa una piccola piantina e dalla piccola piantina diventa un albero stupendo e resiliente ai più grandi cambiamenti. Ecco quindi che noi per far crescere il nostro business dobbiamo fare in modo di non essere noi stessi il successo del business, ma fare in modo che il business possa vivere di vita propria, possa essere indipendente, possa relazionarsi indipendentemente da noi. Noi per carità possiamo essere sicuramente quelle persone che danno maggiore energia all'interno del business, ma poi piano piano il business deve crescere, deve aprirsi, deve evolversi, deve potersi relazionare indipendentemente da noi. Vi immaginate cosa succede nel momento in cui questo bellissimo sistema complesso diventa meraviglioso e lo vogliono acquistare altre persone? Se il business funziona soltanto grazie a noi, dovranno acquistare anche noi all'interno del business. E soprattutto è un sistema malato perché il ruolo stesso del genitore con un figlio è quello di renderlo indipendente, perché quella persona poi diventerà un adulto e dovrà essere capace di prendersi cura di se stesso e di se stessa. Stessa cosa vale per un business, perché è, ripeto, un sistema complesso, proprio come una pianta. Partiamo da un semino dove dobbiamo mettere tantissima energia, diventa poi una piccola piantina fino a diventare un albero meraviglioso. Però arriva anche un momento in cui il business muore. Eh sì, un business muore. Capita che un business muore, ma dalla morte, che è vista da tutti quanti e tutte quante come un qualcosa di definitivo, come un qualcosa di finito, travolgente e infinito, sicuramente è forte, è un qualcosa di travolgente, di ignoto in qualche modo, ma la vita si trasforma in nuova vita. Se io muoio, se il mio corpo diventa terreno, diventa nuovo compost per nuove forme di vita, allora vuol dire che io posso dar vita a nuovi business. Da un business ce ne possiamo creare un altro. Quello che io vi dico è frutto esclusivamente della mia esperienza, non è di qualcosa che ho letto sul libro. Io stesso ho fallito dei business. A volte mi è capitato di portare avanti dei business che hanno trovato delle grandissime difficoltà ad andare avanti a livello settoriale e si sono trasformati in altro. Cioè lo stesso business mi ha dato la possibilità di trasformarlo in un'altra cosa. E questa cosa è meravigliosa, è straordinaria, perché quando capiamo che un business è come una pianta, allora capiamo una delle cose più importanti di questo universo, è che noi siamo natura.